Ma perché il tuo pappagallo non scappa? Questa è una delle domande che mi fate più spesso quando vedete Gigi nei miei video. Perché magari vedete me tranquillo con lui fuori e mi chiedete: ma non hai paura che scappi? Per capire perché oggi abbiamo questo rapporto, però, bisogna tornare indietro e vedere tutto quello che è successo nel tempo. Una delle cose che secondo me ha fatto la differenza è stata la possibilità di far conoscere a Gigi tante situazioni diverse. Non solo la casa, ma anche tutto quello che c'era intorno a lui. Col tempo ha imparato a riconoscere i rumori, gli ambienti, le persone che fanno parte della sua vita e soprattutto ha imparato che noi siamo un punto di riferimento. Quando era ancora piccolo e non aveva ancora un volo sicuro come quello di oggi, iniziavo già a portarlo fuori. Volava ancora basso, non aveva ancora tutte le capacità che adesso e questo gli ha permesso di osservare l'ambiente intorno a lui e iniziare a conoscere anche il territorio. Ricordo soprattutto la prima volta che ha fatto un vero volo più lungo. Fino a quel momento era sempre rimasto abbastanza vicino a noi. Poi un giorno ha preso più sicurezza ed è andato più lontano. E vi devo dire la verità, un po' di paura mi è venuta, perché quando lo vedi allontanarsi e poi non lo vedi più, in quel momento puoi solo fidarti di quello che avete costruito insieme. Abbiamo iniziato a chiamarlo Gigi, Gigi, e lui si è girato ed è tornato verso di noi. Quella scena mi è rimasta impressa. Ho capito che aveva imparato a riconoscere la nostra voce, il nostro modo di chiamarlo e il rapporto che avevamo creato. Da lì abbiamo continuato a vivere tante altre esperienze insieme. Un'altra cosa che secondo me ha fatto la differenza è il rapporto che ha creato con tutta la famiglia. Perché spesso si pensa che un pappagallo sia legato solamente a una persona. Nel caso di Gigi invece è diverso. Lui con me ha un rapporto, con mia moglie ne ha un altro, con i miei figli ne ha ancora un altro. E questa è una cosa che mi piace molto, perché significa che non vede una sola persona come il suo unico punto di riferimento. Lui riconosce tutta la sua famiglia e ha imparato a stare bene con ognuno di noi. Ovviamente i primi rapporti che ha creato sono stati con me e con Gioele, perché quando era piccolo eravamo noi che ci prendevamo cura di lui. Lo imbeccavamo, lo tenevamo al caldo, passavamo tanto tempo insieme a lui. Poi crescendo ha iniziato a costruire rapporti diversi anche con gli altri componenti della famiglia. Con mio figlio più piccolo, per esempio, era una situazione particolare. Lui avrebbe voluto tanto avere Gigi addosso, cercava molto il contatto con lui. Però Gigi non si sentiva sempre completamente sicuro, perché i movimenti di un bambino piccolo sono diversi, meno stabili e meno prevedibili. Probabilmente per questo preferiva stare con persone un po' più grandi, con movimenti più tranquilli. E poi c'è il rapporto che ha costruito con mia moglie, che secondo me è bellissimo. La sera, quando siamo sul divano a guardare la televisione, spesso va sulla sua mano e si lascia carezzare. A volte chiude anche gli occhi, completamente rilassato. E forse l'esempio più vicino per far capire quello che intendo è proprio quello del cane. Perché quando una persona vede un cane che vive in famiglia, che cerca il contatto, che segue le persone e che torna dalla sua famiglia, questa cosa sembra normale. Con un pappagallo invece molte persone fanno più fatica a capire come sia possibile. Eppure il concetto è molto simile. Quando un animale si sente parte della famiglia, quando riconosce le persone che fanno parte della sua vita, il rapporto cambia. Ed è proprio questo il punto. Gigi potrebbe andare dove vuole, ma non lo fa, perché il suo punto di riferimento rimane sempre la sua famiglia. Lui sceglie di stare con noi. A volte capita anche il contrario. Magari sono io che vorrei che rimanesse fuori ancora un po', e invece lui decide di rientrare in casa da solo. Ed è proprio partendo da questo rapporto che mi sono fatto una domanda. Se Gigi si sente così sicuro con noi, fino a che punto possiamo provare a fargli vivere nuove esperienze? Possiamo portarlo con noi anche fuori dai suoi spazi abituali? Possiamo permettergli di vedere posti nuovi senza mettere a rischio il rapporto che abbiamo costruito? E a quel punto ho iniziato a pensare a una soluzione. Perché se volevo provare a portare Gigi con me in posti nuovi, avevo bisogno di trovare un modo per farlo in sicurezza. E la soluzione che ho deciso di provare è stata una cosa che con i pappagalli divide molto le opinioni. La pettorina. Una cosa che per molti pappagalli può sembrare normale perché vengono abituati fin da piccoli, ma nel caso di Gigi la situazione è completamente diversa. Gigi è adulto, ha le sue abitudini, il suo carattere e il suo modo di vedere le cose. Quindi non so come andrà, non so se riuscirò a fargliela accettare.
Potrebbe anche essere un fallimento, però voglio provarci e su questa cosa io non ho fretta. Ci vorrà il tempo che ci vuole. Io sono una persona paziente, quindi se serviranno 6 mesi, sarà 6 mesi. Se servirà più tempo, servirà più tempo. Perché con Gigi non voglio forzare le cose. Potrebbe volerci poco, potrebbe volerci tanto, e sinceramente penso che non sarà una cosa semplice. E la cosa più importante è che se per arrivare a un risultato dovesse obbligarlo, allora non sarebbe la strada giusta. E poi ci sono state tante situazioni in cui Gigi è stato semplicemente parte della nostra vita quotidiana. Una di queste sono state le vacanze. Quando Gigi era ancora giovane e i miei figli erano ancora con noi, quando partivamo tutti insieme, lui veniva con noi. E la cosa curiosa è che avrei anche potuto lasciarlo a casa, perché c'erano i miei suoceri che potevano occuparsi di lui. Quindi non era una necessità, era semplicemente una scelta che per me veniva naturale. Mi ricordo per esempio una vacanza in Puglia, che per noi significa affrontare un viaggio molto lungo. Avevamo portato Gigi con noi e durante il viaggio era in una gabbietta da trasporto. A un certo punto ci siamo fermati ad Assisi per fare un giro, ma faceva molto caldo e non potevo certo lasciarlo in macchina. Quindi ho deciso di portarlo con noi anche durante la visita, sempre dentro la sua gabbietta. Probabilmente tante persone che ci vedevano pensavano che quella fosse la sua sistemazione abituale, ma in realtà era solo una soluzione per quella situazione. La cosa che pensavo in quel momento è che se Gigi fosse stato già abituato alla pettorina, sarebbe stato molto più semplice. Avrebbe potuto vivere quell'esperienza insieme a noi in un modo ancora più naturale. Quando invece siamo entrati a visitare alcuni luoghi dove gli animali non potevano entrare, ci siamo organizzati a turno per rimanere fuori con lui, perché anche quello fa parte del prendersi cura di un animale. Non pensare solo a quello che vogliamo fare noi, ma anche alle sue esigenze. Oggi non sempre riusciamo a partire tutti insieme. I miei figli ormai hanno le loro vite e non ci seguono più in ogni occasione. Quindi può capitare che Gigi rimanga a casa con loro. Ma per lui non cambia niente, è sempre nel suo ambiente, con la sua famiglia. Se non ci sono io, magari c'è Gioele, che per Gigi è come un fratello. E forse alla fine la risposta alla domanda iniziale perché Gigi non scappa è proprio questa. Perché per lui casa non è solo un posto. Casa sono le persone con cui ha costruito il suo mondo. La libertà per un animale non significa necessariamente andare lontano. A volte la vera libertà è poter scegliere dove stare. E Gigi ogni giorno continua a scegliere di stare con noi. E proprio parlando di rapporto con i pappagalli, nel prossimo video voglio affrontare un tema che mi viene chiesto spesso. Perché un pappagallo può diventare più aggressivo? Bene, io spero che questo video vi abbia fatto capire qualcosa in più sul rapporto che si può creare con un pappagallo. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie per essere stati con me fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti e a presto!